Ciao a tutti e benvenuti, oppure ben ritrovati sul mio canale, amici cari. No, non ho avuto un esaurimento nervoso, come si potrebbe pensare dal mio look attuale, ma questo video, come avrete probabilmente letto dal titolo, è a tema Halloween, perché anche quest'anno ho deciso di dedicare un po' di post, i 2 post sul blog e il video di oggi a questa festa che, lo so, non è una festa propriamente italiana, ma lo sta diventando sempre di più. Perciò, se la prossima settimana avete in programma una festa in costume e ancora non avete la più pallida idea di cosa indossare, siete nel posto giusto, perché anche quest'anno sono pronta a condividere con voi un'idea per un costume dell'ultimo minuto super semplice e alla portata di tutti. Vi mostrerò infatti come creare un costume, questo, da bambola caricata a molla, e infatti vi mostrerò anche come creare la molla. Niente di sconvolgente, una cosa facile facile con materiali che 90 su 100 avete già in casa, e tra l'altro è un costume che potete indossare voi o potete anche far indossare ai vostri figli, quindi molto versatile, o addirittura tutta la famiglia di bambole caricate a molla. Carino, un'idea che mi è appena venuta, fighissima, potrei usarla io, salvo che non ho nessuna festa in programma, perché tutti questi video io li faccio per voi, non per me che sono un animaletto che va in letargo e non esce mai. Comunque, se questa idea vi piace e volete saperne di più, io vi invito come ogni volta a continuare a guardare questo video, ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno per questo costume. Per il meccanismo molla vi serviranno del cartone, il cartamodello per la chiave che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, della colla a caldo, il cartone di un rotolo di carta da cucina terminato, un taglierino, delle forbici, una matita, del nastro e della vernice metallizzata. Dopo aver scaricato il cartamodello dal blog ed averlo stampato su carta, ritagliamolo. Ok, adesso appoggiamo il cartamodello sul cartone, assicurandoci che il cartone sia abbastanza grande da contenere anche il rotolo di carta da cucina. Dopodiché riportiamo il cartamodello utilizzando una matita in questo modo. Ora tracciamo anche il contorno del rotolo di carta da cucina in modo che funga da proseguimento della nostra chiave. Bene, possiamo ora ritagliare il cartone seguendo il tracciato. Usando un taglierino rimuoviamo poi anche gli occhielli della nostra chiave. Ottimo! Adesso infiliamo la chiave all'interno del rotolo di carta da cucina terminato per verificare che le dimensioni siano corrette. Ci serve una base poi per far sì che la chiave rimanga in posizione una volta indossato il costume e non si muova. Perciò ritagliamo un quadrato dal cartone proprio come vedete. Adesso possiamo spostarci in esterno perché è il momento di verniciare le varie parti del nostro meccanismo utilizzando una vernice metallizzata. Lasciamo asciugare la vernice e procediamo con l'assemblaggio. Aiutandoci con la matita tracciamo sui lati del rotolo di carta da cucina dei riferimenti con la stessa larghezza del nastro che abbiamo scelto. Poi
Incidiamo un'apertura utilizzando il taglierino, proprio come vedete. Ora che abbiamo creato delle aperture, possiamo infilare il nastro facendolo passare da parte a parte in questo modo. Dopodiché inseriamo il rotolo sulla chiave e fissiamolo incollandolo con la colla a caldo. Per finire incolliamo anche la chiave sulla base quadrata, sempre usando la colla a caldo. E voilà, il nostro meccanismo è pronto, possiamo ora passare al trucco. Non vi spaventate, io indosso una cuffia non per dare del colore a questo video, ma perché ho deciso di indossare una parrucca, ve lo dico giusto così perché lo sappiate. Il primo passaggio per il nostro trucco è il primer. Il mio è sempre lo stesso, la Unicorn Essence di Farsali. E per far sì che anche il trucco occhi duri più a lungo, stendo un primer sulle palpebre, in questo caso il Paint Pot della MAC in Soft Ochre. Ora che abbiamo preparato per bene la nostra base, stendiamo il fondotinta, potete usare quello che preferite. Il mio è la CC Cream di It Cosmetics, che adoro perché è coprente ma comunque leggera. Non utilizzo correttore o contouring o niente del genere perché ho bisogno di una base molto piatta, che vado adesso a fissare con della cipria. La mia è la Hyaluronic Hydra Powder di By Terry, potete però usare qualsiasi cipria traslucida, mi raccomando. Per il trucco occhi ho scelto di utilizzare un ombretto molto chiaro, quasi bianco, che stendo su tutta la palpebra senza creare altri effetti, molto semplice. Aggiungo poi un filo di eyeliner nero, il mio è di Kat Von D. Ok, è il momento di definire le sopracciglia, io lo farò con il Precisely My Brow Pencil della Benefit con i soliti risultati, così un po' discutibili, diciamo. Il punto forte di questo trucco sono le guance, perciò giù di fard come non ci fosse un domani. Io sto utilizzando il Creme Cheek Color di Laura Mercier. E per un tocco in più disegniamo anche delle piccole lentiggini utilizzando una matita per occhi o, come nel mio caso, un eyeliner marrone di Kat Von D. Ok, ora un po' di mascara. Vi consiglio di utilizzare il più intenso che avete sotto mano. Il mio è il Bad Girl Bang della Benefit. È il momento di passare alle labbra. Usando una matita disegniamo la nuova forma che daremo alle nostre labbra, che deve essere molto più piccola e stretta per l'effetto bambolina. Poi stendiamo anche il rossetto. E voilà, il trucco è fatto. Ora possiamo indossare la parrucca. Se invece non avete parrucca a disposizione, potete semplicemente acconciare i vostri capelli aggiungendo un bel fiocco importante sulla testa, come sto facendo io, e magari delle treccine o dei codini. Molto bene, trucco e parrucco sono a posto, adesso non ci resta che indossare dei vestiti a tema. Io ho scelto una maglia a righe, una gonna a ruota con sottogonna in tulle, delle scarpe con la zeppa e dei calzini a strisce. Per finire indossiamo anche il meccanismo a chiave semplicemente legando il nastro attorno alla vita in questo modo.
voilà, il costume è pronto per essere indossato e sfoggiato da voi, dai vostri figli, da tutta la famiglia, e fare un figurone utilizzando però tutte cose che avete già in casa, quindi senza dover spendere dei capitali. Io ho usato una parrucca, come vedete, ma potete anche non usarla. Se avete i capelli lunghi è meglio, perché la bambola sta un po' meglio con i codini o cose del genere, però basta anche un bel fiocco in testa, il trucco, degli abiti più o meno adeguati e siete a cavallo. Io spero che questa idea vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, condividete questo video con tutti i vostri amici alla ricerca di un costume per i figli o per occasioni varie ed eventuali, e se non l'avete ancora fatto, amici belli, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro. La bambola vi saluta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!